master your mind. Mud on your boots tell the story of where you've been. Bene, buongiorno e benvenuti ad Alba Fucens, una città romana vicino ad Avezzano. In questo momento, essendo arrivato un po' presto, un po' prima del solito sul luogo, ho pensato bene di fare un'esplorazione per vedere dove potermi mettere domani mattina per poter avere delle composizioni decenti all'alba. Chiaramente è un posto che non conosco e quindi avere l'opportunità di fare un'esplorazione prima per determinare quali sono i posti dove potersi piazzare, per poter fare delle foto in base anche a dove sorge il sole, è molto importante, perché sennò si rischia di andare a tentoni poi al buio e quindi non si otterrebbe nessun risultato. Perché vi dico questo? Perché effettivamente questa è una attività molto importante se uno ha l'opportunità di farla, sia sul posto, quindi sia di persona, sia studiandosela prima. Quindi soprattutto se uno non ha l'opportunità di conoscere il luogo, ma soprattutto se si reca al buio, quindi tipo appunto foto dell'alba, è molto importante svolgere questa attività di esplorazione. Comunque è quasi il tramonto, vedo anche se c'è una composizione decente per il tramonto di oggi. Diversamente ci vediamo domani mattina. Trust your gut, you have earned at least that. Age has proven to be kind. Age has proven to be kind. Allora, sto provando a fotografare il tramonto. In realtà il tramonto è davanti a me, mentre il soggetto principale è dietro di me. Quindi io fondamentalmente spero che tramontando il sole si illumini un po' tutto l'ambiente, soprattutto le nuvole che sono alle mie spalle, in modo da dare un pochettino di colore e da rendere questa composizione interessante. Allora, vediamo un pochettino di cosa consta questa composizione. Consta del borgo medievale di Alba Fucens in cima alla collina e delle rovine del borgo della città di Alba Fucens, qui nella piana. E la speranza è che il sole tramontando, il sole è in quella direzione, sta tramontando dietro a quelle montagne da quella parte, riesca ad illuminare un pochettino sia le montagne sullo sfondo sia le nuvole. Vedremo, perché non sono convinto che ciò accada. In ogni caso sto sfruttando in questo momento questa luce direzionale del sole calante, del sole che sta per tramontare, che io ho sempre sottovalutato, ed è una luce che dà molta tridimensionalità, è molto morbida e quindi anche se magari non ha quei colori epici che noi tutti ci aspettiamo, però merita di essere esplorata. Alla mia sinistra poi lungo questa strada si arriva all'anfiteatro romano e domani mattina appunto farò le foto lì, come l'anfiteatro che avete visto prima, anche perché il sole sorge dietro a quella montagna, per cui devo fare una scelta: o fotografare da qui con il sole nell'inquadratura, oppure fotografare da lì prendendo l'anfiteatro e sempre il borgo sullo sfondo, sperando in un'alba molto colorata. Vediamo un po', tanto la distanza è molto breve, se vedo che ne vale la pena posso sempre venire a fare qui la foto dell'alba. Vediamo domani mattina. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right and the way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Un po' di colore c'è. È vero anche che il sole non è ancora tramontato,
speriamo che si diffonda anche alle nuvole qua dietro. Vediamo cosa ci riserva questo tramonto. Allora, mi sono spostato un po', qualche metro, e ho trovato quest'altra composizione dove le rovine sono appena accennate, sono comunque incorniciate da questa vegetazione, ma soprattutto in questo momento il borgo medievale è la parte più luminosa della foto, quindi emerge naturalmente nella scena, ed è anche una cosa voluta perché è effettivamente il soggetto principale in questo contesto e con queste condizioni. Vediamo come vengono poi le foto dopo averle viste dal computer, però sembra una foto interessante. But I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Once you're pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. C'è luce ovunque, va bene? O meglio, colore ovunque, tranne che dove serve a me, cioè lì. Per il resto c'è ovunque, vedete, guardate qua, il colore. Comunque è anche vero che peraltro adesso le nuvole sul soggetto si sono quasi diradate e quindi pretendevo un po' troppo. Aspetto un altro po' e vediamo che cosa succede. Vabbè, alla fine il sole si è nascosto dietro alle nuvole e di conseguenza anche dietro alle montagne, e quindi il tramonto è finito qui. C'è ancora un altro po' di colore, ma è in un'area dove non ho individuato nessun soggetto, quindi insomma, dopo una giornata di lavoro, dopo aver sistemato il camper, viaggiato, esplorato la zona, direi che la giornata di oggi finisce qui. Quindi ci vediamo domani, per voi sarà tra 2 secondi, per l'alba, sperando che il sole non ci faccia lo stesso scherzetto, cioè che si nasconda dietro alle nuvole oppure che il cielo sia completamente coperto e quindi che non ci sia luce. In ogni caso vale sempre la pena provare, perché come abbiamo visto in altri video le condizioni possono sempre essere molto interessanti e quindi l'unico modo per sfruttarle è esserci. Quindi ci vediamo domani mattina e adesso vado a cenare. Allora, signori, è poco prima dell'alba, quindi comincia già ad albeggiare, però pare che la copertura nuvolosa sia pressoché totale, quindi difficilmente ci saranno dei colori. Comunque siamo fiduciosi e perlomeno, come si dice, il mattino all'oro in bocca, quindi pare che faccia sempre bene alzarsi alle 4 di mattina. Però vediamo cosa ci riserva questa mattinata. L'alba sta accadendo da quel lato, purtroppo non c'è un soggetto interessante per avere quello sullo sfondo, quindi
ho ripreso, diciamo così, nella parte bassa della foto questo pezzo di anfiteatro, questa porzione con le montagne innevate e l'alba sullo sfondo. Adesso quando il sole si alzerà un pochino, spero che si illumini anche questa parte, che già si sta illuminando un po', e quindi mi sposterò un pochettino da questa parte qui, per riprendere la parte più interessante dell'anfiteatro e sullo sfondo il borgo medievale. Speriamo che le cose vadano come spero io. Comunque ci vediamo tra poco. This is the final I just take a bow. While it all falls apart, guess you can't win them all. Oh no. City, rain, city. Per quanto riguarda la composizione, l'ho accennato anche prima, ho provato a trovare un posto in cui, sfruttando il grandangolo, infatti ho usato il 10-24, riuscissi a riprendere l'interezza dell'anfiteatro e sullo sfondo le montagne e il borgo medievale, anche se con questa luce e con questi colori probabilmente si perderà sullo sfondo, perché appunto non essendo illuminato dalle luci dell'alba è un elemento grigio lì su sfondo grigio delle montagne, quindi non risalta. Vedrò cosa mi inventerò in post produzione, se ha senso, se non viene troppo esagerato. Niente, come era facile prevedere, niente alba ad Alba Fucens, o meglio, il sole è comunque sorto da qualche parte, del resto siamo già circa 20 minuti dopo l'alba e la situazione è questa qui, quindi grigio totale, la copertura nuvolosa sembra completa, ci sono delle nuvole alte, delle nuvole basse, però diciamo così complessivamente è quasi completa, quindi tutto il cielo è coperto, c'è questo cielo grigio per cui ho fatto un po' di foto, ho sfruttato proprio quel piccolo momento di colore proprio in corrispondenza dell'alba, però non ho trovato, cioè ho trovato una composizione probabilmente non molto interessante, però vediamo una volta vista al computer che cosa avviene fuori. Per cui adesso aspetto un altro pochino e se la situazione dovesse rimanere così mi sposterò un po' più in là dove ci sono le rovine della città di Alba Fucens e poi farò volare il drone, perché questo è uno di quei posti in Abruzzo, rari posti dove è consentito volare con il drone, e quindi farò un po' di riprese, probabilmente anche di foto aeree. Il sole poi è definitivamente sorto, diciamo che è sorto ormai da 2 ore, da più di 2 ore. La luce, che comunque è aumentata, anche se il sole è coperto dalle nuvole, ha evidenziato la struttura del cielo, quindi la struttura bellissima di queste nuvole, stessa composizione però con questo sfondo di queste nuvole così minacciose e con questa struttura così particolare. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we like what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Oh, I never felt like this before.
mistakes, real love we thought. But it was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on wire, reckless it seemed. I never felt like this before. When I was trapped, you showed an open door. I had no reason to complain. I didn't have the words to explain. I never felt like this before. When I was trapped, you showed an open door. I had no reason to complain. I didn't have the words to explain. Then we were dancing on wire. Yeah, we were dancing on wire.